questa qua è una villa molto famosa nella nostra zona, è una si chiama Villa Manin, è una villa apparentemente molto bella e fascisticamente una bomba da vedere, ok? Vediamo intanto dov'è questa Villa Manin. Qua vedete è di Passariano, è una villa veneta situata a Passariano di Codroipo, complesso architettonico monumentale sorto nel 500 per volere del nobile friulano Antonio Manin. Ok, la zona è qui, vedete, abbiamo una montagna lontana qui e abbiamo un'acqua anche che scorre, che però non è così piena, diciamo, laterale. Andiamo a vedere anche un po' più nel dettaglio, alla perdita del dominio dei mari si concentrò sulle risorse offerte dalla terraferma, impiantando un'azienda agricola e ponendovi al centro una casa padronale. Ora, io ho guardato un attimino se le varie centurie romane, no, strade romane medievali, avessero un qualcosa a che fare con questo asse, ma in realtà l'asse, perché ha fatto un asse particolarmente potente anche, è incredibile come l'ha posizionata, ma non hanno a che fare niente perché questa è la cintura romana e l'asse romano, diciamo, di passaggio è più in là, quindi prende questo e questo, lui si mette in mezzo in un qualche modo. Eccolo qua, iniziamo a vedere la villa com'è, quindi non rientra nelle centurie, ha un asse incredibile che prende ovviamente un nord-sud questo, quindi guarda le direzioni cardinali, perché è in 22 gradi nord-est, era il cardine del Cumano, quindi della città più vicina, quindi non c'entra con questo. Ora, mi ha stupito un attimo quando ho letto che la dimora è stiva dell'ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin. Qui Ludovico trascorse molto tempo sia prima sia dopo l'abdicazione del 1797. Quindi parlano di questa villa come una cosa wow, no? Però quando ho letto, scusa un attimo, se l'ultimo doge, se è abdicato, non è proprio il massimo. Poi mi parlano anche di Napoleone Bonaparte, che è stato però 2 mesi, cioè non è che mi stai parlando di una roba che c'è stato tanto tempo. Quindi mi dici che è potente come posto, però stiamo parlando di una decadenza, qualcosa che non ha retto un livello che ci possiamo immaginare come abbiamo visto altre realtà. La villa è restaurata alla fine degli anni 60, del 2004-2008. Vedete qua come si sviluppa anche questo bellissimo frontale, diremo così, di Fenice con questi quattro animali. È perfettamente assiale, è un asse che arriva dall'altro che si porta, diciamo, in un'energia verso questo appunto questo passaggio. Vedete come è fatta? Ci sono due acque qui, qua ci sono due acque che lavorerebbero per la Fenice, c'è l'abbraccio, questo è l'asse che arriva da una strada da su, quindi c'è un flusso anche che percorre tutto questo, però, uno, non c'è una montagna reale. La montagna reale, perdonatemi la velocità, è molto lontana. Due, questo asse non ha ripercussioni, cioè non è che io ho un asse che, come abbiamo visto, non so, la città proibita aveva tutta una montagna, tutto un assetto, tutta una vallata che riprendeva questo flusso e lo riportava. È un asse in campagna messo lì con una buona composizione, che poi ha una strada da civetta che mi arriva, ma non ha un flusso dragone montagna che mi arriva, non ha un flusso dragone acqua, lo crea lui, ma non ha nessuna sé, nessuna ripercussione. Cioè, non ha niente a che fare con qualcosa che abbiamo già visto, con circuiti molto più importanti dove l'energia è effettivamente energia, dove la massa del retro è veramente massa, dove dragone, acqua e montagna stanno lavorando. Quindi, cosa sto dicendo con questo? Che una cosa è copiare un po' una geometria, come dire, rinascimentale del periodo. Il periodo facevano tante cose, no? Ripetute un po' così. Ha preso questa cosa, l'ha ripetuta, ha fatto un po' questa. Perché la specularità di quel momento lì era un senso di intelligenza, cioè l'intelletto che fa le cose simmetriche, no? E fa le assialità, è un discorso di razionalità. Si stava sviluppando questo anche nel disegno architettonico. Sì, un conto però e farmi questa cosa giusto per fare un formalismo, un conto è caricarmelo su un posto. Sono due cose completamente diverse.